Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, facciamo un piccolo aggiornamento, così vediamo un attimino alcune novità, alcune cose che potrebbero esservi utili e quindi di conseguenza ascoltate il video fino alla fine. Prima di iniziare però due cose. Allora, qui sotto trovate nella descrizione del video trovate il collegamento al sito internet ufficiale, il mio sito internet ufficiale. Prima cosa, andate lì e poi quando aprite il sito si apre un menu, una schermata rossa con un elenco di cose e tra le varie cose da lì potete entrare in chat oppure richiedere una PEC gratuita, ok? Quindi da lì si parte. Poi sempre qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento per abbonarvi al mio canale di YouTube. Tantissimi video, tantissimi tutorial, molti video storici che hanno fatto praticamente la storia, li sto spostando per gli abbonati, quindi tantissimi video riservati solo agli abbonati, quindi da lì si parte. Quindi ricordatevi, qui sotto in descrizione video, collegamento al sito internet e abbonamento al mio canale di YouTube. Detto questo, partiamo con il primo aggiornamento che arriva proprio dall'INPS e parliamo intanto di NASPI e di SCOL, poi parleremo di ADI, dati, date di pagamento, parleremo di tantissime cose. Allora, intanto l'INPS ci dice, vabbè, lo sappiamo, la NASPI e la DISCOL sono gli ammortizzatori sociali istituiti con la legge 22 del 2015. A me sembra che era nata un po' prima del 2015, però vabbè. E dice che ti sostengono e incoraggiano nella ricerca di una nuova occupazione. Ve l'avevo già detto perché non è una novità, intanto infatti qui l'INPS lo ribadisce e dice che con il decreto legge 60 del 2024, però già ne parlavamo prima, ok? Viene introdotto l'obbligo per chi percepisce queste prestazioni di accedere alla piattaforma SISL, che poi vabbè è un normalissimo sito internet, non è che per inserire il proprio curriculum e sottoscrivere il patto di attivazione digitale PAD e la dichiarazione di immediata disponibilità, la DID, per cercare un'occupazione anche sulla piattaforma lanciata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con l'INPS. Allora, cosa ci dice l'INPS? L'INPS ci dice che a causa di alcune segnalazioni di disfunzioni del sistema SISL, cioè che non ha funzionato bene in pratica, per la gestione delle indennità di disoccupazione, il 22 di luglio l'INPS aveva comunicato con un comunicato stampa e chiariva che eventuali malfunzionamenti nella compilazione del curriculum e del patto di attivazione digitale, quindi il PAD, non influenzano il pagamento delle indennità. Ovviamente devono essere soddisfatti tutti i requisiti di legge e bla bla bla, ovviamente, perché se non c'hai i requisiti non è che puoi andare tanto lontano, giusto? Giusto. E allora cosa dice di fare? Ci dà un consiglio, dice: in caso di errori nella trasmissione del patto di attivazione digitale è importante verificare la conformità del patto di servizio personalizzato presso il centro per l'impiego. Quindi alla fine devi prendere il 2, no? Il 2, e andare al centro per l'impiego a verificare se è tutto a posto. Poi ovviamente il messaggio dell'INPS va avanti, spiega altre cose e vabbè, se volete poi vi lascio qui, se mi ricordo vi lascio qui sotto in descrizione del video il collegamento a questo messaggio dell'INPS, così ve lo potete andare a leggere tutto. Però fate attenzione che
qua avverte che il mancato adempimento di di tali obblighi non comporta sanzioni, sospensione della prestazione, decurtazione, decadenza della prestazione e quindi almeno quello, anche perché la NASPI e la Discol sono sempre state due cose molto semplici da gestire e da pagare, ok? Quindi eventualmente, come dico, se mi ricordo vi lascio il collegamento qui sotto. Poi cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Bonus psicologo, perché anche qua l'INPS dice che sono riaperte le procedure per presentare le domande ed è possibile fare richiesta dal 15 di settembre al 15 di novembre, quindi abbiamo 15 settembre, ottobre, novembre. Allora voi lo sapete, io non sono un medico, non sono un dottore, non mi occupo di medicina, no, cioè, ok? Quindi io non faccio consulenze mediche, questo no, io mi occupo di tutt'altro, però l'INPS appunto ci dice che questo bonus psicologo consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia in favore di cittadini che vivono in condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Poi, per quanto riguarda la valutazione medica della depressione, dell'ansia, dello stress e fragilità psicologica, ovviamente quello bisogna rivolgersi al proprio medico, che è lui che vi valuta, ok? Qua si sta solo parlando del fatto che chi ha questo tipo di condizioni può richiedere questo bonus e lo si può fare facendolo direttamente online, quindi diciamo telematicamente attraverso proprio un sito dedicato, una sezione dell'INPS dedicata, ok? Questo, quando chi presenta la domanda deve essere in possesso di un ISEE valido, in corso di validità, non scaduto e bla bla bla, non superiore a 50.000 euro. Poi cambiamo argomento e vediamo un attimino per quanto riguarda l'ADI. Allora, è uscito ogni tanto, adesso non ricordo bene con quale frequenza, perché non è che mi ricordo bene con quale frequenza, cioè dovessi ricordarmi anche quello, cioè dovrei essere un mega computer, elaboratore dati e quant'altro, quindi non mi ricordo con quale frequenza lo fanno, so che lo fanno, forse una volta al mese, credo una volta al mese, ma non sono sicuro. Comunque esce ogni tanto questo osservatorio sull'assegno di inclusione, no? Praticamente parla anche di SFL. Io SFL ne parlo poco, quindi è un argomento che non tratto tanto, non mi interessa tanto, quindi dice comunque le due domande, SFL, ADI, che a gennaio 2024, a settembre 2023 hanno sostituito RDC, PDC, con un contrasto, un nuovo approccio al contrasto della povertà e alla promozione dell'inserimento lavorativo. Ma non è tanto quello, a noi ci interessano i dati, vedere un attimino come ha funzionato. Allora ci dice che, dai dati emerge, nel periodo compreso tra gennaio 2024 e giugno 2025, 868.000 nuclei familiari hanno percepito almeno una mensilità dell'assegno di inclusione. Quindi 868.000 nuclei hanno percepito almeno una mensilità di ADI, per un totale di 2,1 milioni di persone coinvolte e l'importo medio mensile erogato è pari a 700 euro, con una media di 2,4 componenti del nucleo. Non ho capito perché una media di 2,4, cioè hanno preso due persone e mezzo, una tagliata a metà, non lo so, cioè non ho capito bene, una media di 2,4 componenti per nucleo. I nuclei beneficiari si concentrano nelle regioni del sud e nelle isole.
raggiungendo il 68% del totale. Incidenza che sale al 73% considerando le persone coinvolte. Poi va avanti e dice, perché lo sapevamo, perché ci avevano già detto, la legge di bilancio 2025 ha introdotto alcune modifiche alla misura, ok? A partire dal 1 gennaio di quest'anno sono previste soglie ISEE e di reddito familiare più elevate per l'accesso all'ADI. Vi ricordate che era stato aumentato qua. Inoltre viene attribuito d'ufficio il coefficiente aggiuntivo della scala di equivalenza in presenza di carichi di cura e dei relativi requisiti. Ok, quindi a questo punto dice, si rileva che i nuclei beneficiari di almeno un pagamento nel primo semestre del 2025 sono stati 750.000 nuclei beneficiari, circa il 7% in più rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente. Poi anche qui il messaggio va avanti, spiega quanti sono disabili, minori, condizioni di disabilità e quant'altro, e poi parla anche di SFL. Io non ne parlo e vado oltre. Poi, ultimo aggiornamento per quanto riguarda l'assegno unico, le lavorazioni hanno preso il via, ok? I primi accrediti sono fissati per il 19 di agosto e parliamo sempre del pagamento per quanto riguarda la mensilità, e poi un'altra data è prevista anche per il 20 di agosto. E tra l'altro sono previsti anche degli arretrati, quindi sono previsti in pagamento anche degli arretrati che riguardano i mesi precedenti che non sono ancora stati pagati, ok? Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!